Nel mio ultimo video ho preparato la Key Lime Pie, una torta buonissima ricoperta di meringa, e questa torta mi ha portato a desiderare un altro dolce ricoperto di meringa. Sto parlando della zuppa inglese. Zuppa inglese che è una ricetta tutta napoletana. Perché si chiama zuppa inglese? Vengono raccontate due storie ed entrambe fanno riferimento all'inglese e al regno dei Borbone. La prima riguarda Federico I di Borbone e l'ammiraglio Nelson. La seconda invece Federico II di Borbone e un ambasciatore che era in visita a Napoli. Entrambe le storie narrano che il pasticcere di corte abbia rovinato la torta destinata al banchetto, facendola cadere per terra. Questa torta, caduta in terra, è stata poi raccolta, ricomposta e poi servita come un dolce molto particolare. Perché si chiama zuppa? E perché questo dolce è stato bagnato abbondantemente con una bagna alcolica al maraschino, coperto di meringa e così presentato. E quindi questa è la zuppa all'inglese, poi diventata zuppa inglese. Molto simpatico come aneddoto. Questa è la mia zuppa inglese, meravigliosa, bellissima, buonissima. Vi mostro come la faccio. Per la bagna abbiamo bisogno dell'Alkermes, questo lo troviamo già pronto in negozio. Io poi amo mettere anche il liquore strega che mi dà un profumo meraviglioso alla zuppa inglese. E poi abbiamo bisogno del maraschino. Siccome ora è il periodo delle ciliegie, ma anche delle amarene, quindi io i noccioli li ho conservati, li ho messi nell'alcol per 10 giorni e adesso facciamo insieme anche il maraschino. Andiamo a pesare 400 g di zucchero, questo è zucchero bianco. E lo mettiamo sul fuoco con mezzo litro di acqua oligominerale. Facciamo sciogliere lo zucchero, portiamo a bollore e non appena bolle spegniamo e lo facciamo raffreddare, prima di poterlo andare a unire all'alcol. E nel frattempo andiamo a filtrare l'alcol. Lo sciroppo bolle, possiamo spegnere e lo teniamo da parte. E nel frattempo che si raffredda andiamo a preparare un'ottima crema gialla. Per la crema gialla andiamo a mettere in una pentolina lo zucchero, l'amido di mais, i tuorli di 2 uova, e i bianchi naturalmente li conserviamo perché ci servono per la meringa. Versiamo anche il latte, questo è il latte intero biologico. Andiamo a mescolare per bene e quindi poi possiamo accendere il fornello per far cuocere la crema. La cottura di questo tipo di crema è molto veloce, da quando arriva a bollore contiamo 3 minuti e la crema sarà pronta. E dobbiamo sempre mescolare. In pochi minuti la crema è pronta, facciamola raffreddare e intanto che si raffredda dobbiamo sempre un po' girare per evitare che si possa solidificare in superficie. Quindi una giratina ogni tanto. Andiamo a preparare adesso un pan di spagna di 7 uova. I rossi li andiamo a montare con lo zucchero, i bianchi li montiamo a parte e poi uniamo il tutto molto delicatamente. Per ogni tuorlo d'uovo andiamo a mettere un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio raso di farina. Quindi andiamo ad aggiungere i nostri 7 cucchiai di farina. E questa è farina di farro.
e continuiamo a montare. Dopo pochi minuti vedete come è diventato spumoso. Andiamo a togliere la frusta, che così la possiamo andare a lavare, e tra poco andremo anche a montare i bianchi d'uovo. Uniamo quindi anche i bianchi montati a neve. E andiamo a riempire uno stampo con il fondo rimovibile. Qui ho messo un foglio di carta da forno per non far attaccare. Il pan di Spagna è pronto e l'ho fatto anche raffreddare. Abbiamo bisogno per fare questo dolce di un piatto che possa andare in forno, perché questo dolce, una volta che viene composto, deve essere completamente rivestito di meringa e la meringa va messa nel forno fino a quando non diventa asciutta. Andiamo a tagliare il pan di Spagna, anche se un po' si sbriciola non ci importa, perché questo è un dolce destrutturato. E andiamo a sagomarlo della grandezza del nostro piatto. Qui ho preparato uno sciroppo con acqua e zucchero e andiamo un pochino a bagnare la superficie del pan di Spagna. E ancora ci mettiamo la strega. Il maraschino. E un poco di Kermesse. Mettiamoci sopra metà della crema. E tante amarene. Andiamo adesso a fare un altro strato, però con i pezzettini di pan di Spagna. Ancora crema. Mettiamo il resto dello sciroppo. E ancora liquore. Strega. Naturalmente questo non è un dolce che facciamo mangiare ai bambini. E ancora un po' di maraschino. Ora con le mani dobbiamo andarlo un po' a pressare. È ben inzuppato. Puliamo tutto, copriamo con una pellicola trasparente e andiamolo a mettere per un quarto d'ora nel congelatore, in maniera tale che il dolce si raffredda. Poi lo andiamo a rivestire di meringa e questo piatto di metallo lo andiamo a mettere in forno
e andiamo ad asciugare la meringa. Andiamo a preparare adesso la meringa all'italiana. Mettiamo nella planetaria i bianchi d'uovo e incominciamoli a montare. E mentre gli albumi già stanno montando, possiamo andarci a versare sopra bollente lo sciroppo fatto con acqua e zucchero. E continuiamo a far montare fino a quando, toccando il contenitore, non vediamo che la meringa si è raffreddata.